Benvenuto su Italiano Thales. Italiano semplice. Attiva lo strumento di traduzione se vuoi aiuto per capire la storia. Perché dovrei leggere in italiano? Molti miei studenti mi fanno questa domanda. Pensano che leggere sia noioso. Già vanno a lezione, fanno i compiti e guardano film in italiano. Quindi chiedono: perché leggere anche? Ecco la mia risposta. Leggere è il modo migliore per imparare l'italiano. E ora ti spiego perché. Oggi leggere è più importante che mai. Non solo in italiano, ma anche nella tua lingua madre. Nel 2006 solo una persona su 100 andava all'università. Ora 7 su 100 ci vanno. I lavori sono più difficili da ottenere. Anche mestieri come impiegato o meccanico richiedono più lettura e scrittura. Chi legge di più ha più successo. Leggere ti aiuta a parlare meglio l'italiano. Ti aiuta a scrivere meglio, ti dà più parole. Aiuta la tua grammatica, più di qualsiasi altro metodo. Non aiuta direttamente l'ascolto, ma ti dà le parole che ti servono per capire ciò che senti. Ma non sto parlando di letture noiose. Probabilmente hai già letto libri di testo in italiano. Storie con parole difficili e domande alla fine. Non è questo che intendo. Intendo leggere per piacere, leggere un libro perché ti piace, non perché te l'ha detto l'insegnante, non perché dovresti. Niente test, niente compiti, solo piacere. Sembra troppo facile. Lascia che ti racconti una storia vera. Nel 1965 è stato fatto un esperimento negli Stati Uniti. In centri per ragazzi giovani che avevano avuto problemi. Hanno dato ai ragazzi libri divertenti, libri come James Bond. Non li obbligavano a leggere. Potevano restituire i libri, buttarli o disegnarci sopra. Ma i ragazzi leggevano, e leggevano tanto. Alcuni finivano un libro ogni 2 giorni. Dopo 2 anni sono stati testati. La loro lettura e scrittura era molto migliorata. Anche il loro atteggiamento verso la scuola era migliorato. I ragazzi che non leggevano erano rimasti uguali o peggiorati. E non vale solo per i madrelingua. Alle Figi, studenti che imparavano l'inglese sono stati divisi in 3 gruppi. Uno faceva lezioni normali. Uno leggeva in silenzio. L'ultimo ascoltava gli insegnanti leggere ad alta voce. Dopo 1 anno, i 2 gruppi che leggevano erano 15 mesi avanti. Il gruppo normale solo 6,5 mesi avanti. Quindi sì, leggere per piacere funziona. Gli esercizi di grammatica ti insegnano le regole. Ma leggere ti insegna la grammatica
senza accorgertene. A Singapore, studenti che leggevano solamente hanno ottenuto risultati migliori nei test di grammatica rispetto a quelli che studiavano solo le regole. Potresti dire: leggere in italiano è difficile. Potresti fermarti ogni pochi minuti per controllare il dizionario. Sì, può essere noioso. Ecco perché devi scegliere libri al tuo livello. Libri semplici e divertenti. Ti aiuteranno a imparare più parole, senza sforzo. E spesso non serve nemmeno il dizionario. Puoi indovinare il significato dal contesto della storia. Potresti pensare: le fiabe sono per bambini. Tu vuoi parole per il lavoro o la scienza. Ma ascolta questo. Uno studio ha analizzato le parole in 22 romanzi. Ha scoperto che l'85% delle parole è presente in liste di parole accademiche. Un altro studio ha dimostrato che leggere fantascienza ti dà le parole che servono per le lauree scientifiche. Quindi, sì, anche le fiabe possono aiutarti con l'italiano accademico. L'ho visto con i miei occhi. I miei studenti migliori sono sempre quelli che leggono. Vanno meglio negli esami come il DELF. Vanno meglio all'università. Vanno meglio nel lavoro e anche nei viaggi. Nel 2017 ho messo alla prova questa idea su me stesso. Volevo imparare lo spagnolo. Così ho deciso di leggere 1 milione di parole in spagnolo. Dopo mi sono messo alla prova. Potevo capire quasi tutto quello che leggevo. Capivo anche il parlato chiaro e potevo fare buone conversazioni con madrelingua. E indovina un po'? Ho passato più tempo a leggere che a parlare. Per fare progressi rapidi in italiano è importante scegliere libri adatti al tuo livello. Un esperto di lingue chiamato Stephen Krashen dice che dovresti leggere solo cose che trovi divertenti e interessanti. Anche se un libro ti sembra troppo facile, qualcosa che ti sembrerebbe sciocco leggere nella tua lingua, va bene lo stesso se ti piace. Questa è la chiave. Non preoccuparti del tipo di libro. Puoi leggere riviste, gialli, storie d'amore o fumetti. E non sentirti in colpa se è una traduzione. La cosa più importante è questa. Dovresti capire quasi tutto senza usare il dizionario. Gli studi dimostrano che per imparare bene leggendo devi capire almeno l'8% delle parole in una storia. Potrebbe sembrare tanto, ma ti aiuta a goderti la lettura senza fermarti in continuazione. Ecco un esempio. Nella prima versione
il 10% delle parole viene sostituito da parole senza senso. Jerry si svegliò e aprì le tende. Stava facendo un bagno mentre preparava la colazione. Prese il caffè e spalmò il burro sulla faccia. Qualcuno telefonò e lui rispose. Fu così sorpreso dalla persona che lo chiamava che lasciò cadere il vino sul pavimento. Ora ecco la stessa storia con solo il 2% di parole strane. Jerry si svegliò e aprì le tende. Cantava mentre preparava la colazione. Prese il caffè e imburrò il pane tostato. Qualcuno telefonò e lui rispose. Fu così sorpreso dalla persona che lo chiamava che il vino gli cadde per terra. Anche se entrambe le versioni hanno parole strane, la seconda è più facile e piacevole da leggere. Questo perché riesci comunque a capire la maggior parte della storia. Per creare l'abitudine alla lettura è utile farla diventare parte della tua vita quotidiana. Scegli un momento fisso ogni giorno per leggere, magari al mattino, durante il pranzo o prima di dormire. Trova un posto tranquillo dove ti senti calmo e puoi concentrarti. Se viaggi spesso, prova a usare gli ebook o le app di lettura. Molte app offrono libri gratuiti o economici. Per mantenere il piacere della lettura, prova generi diversi. Se non ti piace una storia poliziesca, prova una storia d'amore. Leggi qualsiasi cosa ti tenga interessato. Unirsi a un club del libro può aiutare. Parlare con altre persone dei libri che leggi rende l'esperienza più bella e ti dà la motivazione per continuare. Vedere le stesse parole più volte ti aiuta a ricordarle. Per questo motivo, leggere la stessa storia più di una volta, a livelli di difficoltà diversi, è utile. Ti aiuta a capire la lingua più a fondo. Leggere in italiano ogni giorno migliorerà lentamente, ma con sicurezza il tuo vocabolario e la tua grammatica. Ti aiuterà anche a scrivere meglio e a parlare in modo più chiaro. All'inizio può sembrare difficile o lento, ma col tempo vedrai grandi miglioramenti nel tuo italiano. La lettura ti mostra modi diversi per costruire frasi. Ti fa anche conoscere la cultura e gli stili di scrittura. Queste sono cose che non sempre ottieni con le lezioni tradizionali. Leggere ti aiuta a percepire come funziona davvero la lingua. Con il tempo comincerai a costruire frasi più lunghe e naturali da solo. Troverai anche più facile capire testi più difficili. È molto importante restare motivati. Per farlo, scegli libri che ti interessano davvero. Leggere deve essere divertente, non un compito.
Se ti piace la storia, avrai voglia di leggere ogni giorno. Cambia anche ciò che leggi per mantenere le cose fresche. Prova storie gialle, d'amore, fantascienza, biografie, persino fumetti. Stili diversi ti aiutano a imparare nuove parole e a mantenere la mente attiva. Fissa obiettivi piccoli e facili da raggiungere. Potresti decidere di leggere qualche pagina al giorno o finire un libro al mese. Quando raggiungi l'obiettivo, festeggia. Anche i piccoli successi ti spingeranno ad andare avanti. È utile anche tenere un diario di lettura. Puoi scrivere nuove parole, frasi interessanti o i tuoi pensieri sul libro. Questo ti aiuterà a capire meglio le storie e a vedere quanto hai imparato. Leggere con altre persone può aiutare molto. Unisciti a un gruppo di lettura o a un club del libro. Parlare dei libri con altri studenti ti farà scoprire nuove idee e ti terrà motivato. Aggiunge anche un lato sociale all'apprendimento, che rende tutto più divertente e coinvolgente. Puoi anche unirti a forum online o gruppi sui social media. Lì puoi parlare dei libri che leggi, condividere i tuoi pensieri, fare domande e ricevere consigli. Le persone spesso condividono liste di libri, suggerimenti per la lettura e idee per integrare la lettura nella vita quotidiana. Anche la tecnologia può essere molto utile. Usa app che ti permettono di tradurre rapidamente le parole, usare dizionari integrati e prendere appunti. Anche gli audiolibri sono ottimi. Ti aiutano ad ascoltare l'italiano mentre ti rilassi o cammini. Puoi persino ascoltarli mentre fai le pulizie o cucini. Anche i podcast, i video e i corsi online possono aiutare. Questi strumenti funzionano bene insieme alla lettura e ti offrono più modi per comprendere l'italiano. Puoi anche parlare degli argomenti presenti nei libri che leggi. Condividere le tue idee ti aiuta ad andare più a fondo nel significato della storia. Facendo tutte queste cose regolarmente, la lettura diventerà un'abitudine divertente e potente. E imparare l'italiano sarà più facile. Quindi rimani curioso, prova libri diversi e goditi il tuo tempo di lettura.